Ecco, buongiorno amici di Asso TV, siamo al Caffè Milani, una storica azienda comasca nel caffè e in tutto ciò che è caffè, fondata 85 anni fa da Celestino Milani, e oggi siamo qui con la nipote Elisabetta, rappresentante terza generazione di questa storica azienda, che ci racconterà un po' le storie, gli aneddoti, gli sviluppi che hanno caratterizzato questa storia. Intanto, buongiorno Elisabetta, grazie per essere qua con noi. Ecco, Caffè Milani, nata 85 anni fa e si appresta appunto a celebrarlo anche con un'apertura straordinaria del suo museo. Esatto, noi Caffè Milani, quindi noi e la nostra famiglia, nasciamo come torrefattori nel 1937, 85 anni fa per l'appunto, nel centro storico di Como. E nasciamo come artigiani del caffè, come torrefatori e come una piccola bottega in via Vitani, quindi proprio nelle vie più centrali della nostra città. Negli anni 70 poi, o meglio a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, mio papà Pierluigi prende le redini dell'azienda e inizia a trasferire la conoscenza di suo padre Celestino in una vera e propria industria, quella che oggi siamo diventati e che trova la sua sede nella periferia di Como, quindi nella zona di Lipomo. Ecco, qui in particolare siamo nell'aula che la Caffè Milani ha dedicato alla formazione degli operatori del mondo del caffè. Perché è importante la formazione? Per noi la formazione, in generale la cultura di tutta quella che è la filiera del caffè, è sempre stato un cavallo di battaglia e un elemento imprescindibile su cui per noi è veramente indispensabile lavorare e continuare a crescere ogni giorno in questo settore e nel settore della cultura. Sempre più spesso purtroppo è possibile trovare cattivi caffè, arrivare al bar piuttosto che al ristorante e bere caffè che non sono di qualità. La qualità deve essere un requisito imprescindibile, a cui noi veramente da sempre crediamo, ed è per questo che abbiamo dato vita anche alla nostra scuola, alla nostra aula di formazione, che si chiama Alta Scuola Coffee Training, e che oggi conta 4 sedi distribuite su tutto il territorio italiano, 2 in Lombardia, di cui appunto questa è la principale, la seconda è su Milano, mentre altre 2 sono in Sardegna, a Sassari e Cagliari. Ecco, poi c'è il museo che appunto sarà aperto in un modo straordinario tra pochi giorni per seguire le celebrazioni dell'85esimo. Quando? Il 2 di ottobre appunto apriremo le porte della nostra casa, del nostro museo al pubblico. Quindi su prenotazione sul nostro sito internet, nella sezione dedicata proprio all'esposizione, si trova un banner da cui è possibile prenotare la fascia oraria che più si desidera per prenotare il proprio tour guidato all'interno del caffè, del mondo del caffè, dalla pianta, come diciamo sempre noi, fino ad arrivare alla tazza. Eccoci nel museo, il museo del Caffè Milani, dove sono raccolti centinaia di pezzi, alcuni anche più unici che rari. E per esempio abbiamo proprio 2 bellissimi esemplari, una moka napoletana e un'altra moka invece che ruota su se stessa, che fanno parte della storia. Sono 2 pezzi che effettivamente, come ci diceva prima Elisabetta, attirano molto l'attenzione del visitatore. Esatto, devo dire che appunto questo è uno dei pezzi cult della nostra esposizione, fa parte di tutta quella che è la collezione delle macchine casalinghe, quindi quelle utilizzate appunto in casa e nella storia. I pezzi che noi abbiamo nella collezione più antichi risalgono al 1700, qui parliamo comunque del 1900, ci troviamo in Italia, più precisamente con questo esemplare, come dice il nome stesso, napoletano, ci troviamo a Napoli. E questa caffettiera, diciamo, non è altro che una nostra moka, ma la cui particolarità è il fatto che per funzionare, per estrarre in tazza il caffè, deve essere capovolta. Allo stesso modo, nella stessa modalità, quindi funziona l'uovo russo, che invece veniva utilizzata in Russia, come anche in questo caso dice il nome stesso, che per funzionare andava capovolta tramite questo castello di supporto che permetteva un capovolgimento più rapido rispetto a quello invece della napoletana. Quelli che vediamo adesso alle spalle di Elisabetta sono pezzi unici, se non unici comunque rarissimi al mondo. Cosa sono questi pezzi? Cosa significano nella storia del caffè? Noi parliamo di questi oggetti come i nostri gioielli, appunto sono pezzi rari, se non appunto unici,
e raccontano un po' quello che è il mondo del caffè e l'estrazione del caffè domestica in giro per il mondo. Passiamo infatti dagli esemplari del mondo arabo, come si può appunto vedere dai dettagli e appunto dalle piccole finiture, fino a passare agli esemplari di fabbricazione francese piuttosto che inglese, e tutti questi sono veramente pregiati anche solo nell'uso dei materiali, non solo per il funzionamento e per il brevetto che ci sta dietro, ma proprio per la particolarità dei materiali. Parliamo appunto di decorazioni dorate, piuttosto che ceramiche molto particolari e molto pregiate, fino a passare anche a degli elementi in avorio, come possiamo vedere su questi pezzi alle mie spalle. Ma questi erano effettivamente pezzi usati per il caffè quotidiano o erano soltanto di esposizione, un artigianato molto spinto? Venivano usati nelle corti, nelle case dei grandi signori piuttosto che dei re, e ancora oggi appunto ci sono dei collezionisti che ovviamente non possono perdersi la bellezza di questi esemplari. E sicuramente sono molto belli. Sì. Qui abbiamo un paio di oggetti, più di un paio, a dire la verità, molto caratteristici, molto fuori dal comune, anche se uno in particolare sembra essere tornato un po' di moda oggi, che è questa sveglia con caffè incorporato. Esatto, questo è appunto uno dei pezzi più significativi della nostra collezione, uno tra i più originali, tra i più all'avanguardia, è stato un po' il precursore di quelle che sono oggi le sveglie appunto che fanno il caffè. Semplicemente si puntava la sveglia all'orario che si desiderava per svegliarsi al mattino e nello stesso momento in cui la sveglia suonava, all'ora desiderata, veniva erogato direttamente in tazza il proprio caffè. Molto comodo. È anche un oggetto decisamente bello, che poteva benissimo andare su qualunque comodino, qualunque mobiletto in cucina, pronto per essere utilizzato. Compatta e funzionale. Mentre alle sue spalle vediamo una gaggia molto importante dal punto di vista della storia. Questa è una macchina simbolica in quello che è la storia del caffè, specialmente la storia del caffè al bar. Siamo attorno al 1940 quando Achille Gaggia brevettò la leva, che ancora oggi si può vedere in alcuni esemplari, specialmente nei bar magari del sud Italia, dove sono sempre più diffuse rispetto magari al nord. E con questa macchina possiamo iniziare a parlare di caffè espresso come lo conosciamo noi oggi, perché in tazza si presentava appunto un espresso con la crema in superficie, tanto che il claim dell'azienda era crema caffè naturale, funziona senza vapore. Questa è stata una macchina rivoluzionaria perché ha radicalmente cambiato le modalità di consumo del caffè. La bevanda in tazza non era più simile a quella della nostra moka, quindi una bevanda scura priva di crema in superficie con poco corpo fondamentalmente, ma era un espresso estratto circa in 30 secondi, proprio come funziona oggi, sormontato da questa crema di colore nocciola a testa di moro in superficie che aveva le classiche note sensoriali cioccolatose e aromatiche che noi tutti oggi beviamo ogni mattina al bar. Il caffè nasce da un chicco e da una pianta, ovviamente. La pianta la vediamo alle sue spalle e alle sue spalle vediamo anche una figura molto importante nella storia del caffè. Esatto, qui ci troviamo nella nostra piantagione, abbiamo voluto simulare quella che è una piantagione del caffè e quindi appunto alle mie spalle ci sono una serie di piantine di caffè che arrivano dal Brasile. E appunto come diceva ci sono delle figure, dei manichini molto importanti alle mie spalle che sono quelli delle donne. Abbiamo voluto infatti omaggiare la figura della donna nel nostro spazio espositivo perché è una figura indispensabile nel mondo del caffè e più nello specifico nel mondo della raccolta, della coltivazione e della lavorazione del caffè. Sono infatti le mani delle donne che raccolgono singolarmente le singole drupe, quindi i frutti da cui ha origine il caffè, che selezionano a loro volta i migliori frutti per avere in tazza un prodotto eccellente. Quindi tutto parte in piantagione, la selezione, la ricerca parte in piantagione, segue poi ovviamente nel mondo della lavorazione, nel nostro mondo che è quello della torrefazione, però sono davvero le donne, davvero grazie alla figura delle donne che possiamo avere un buon raccolto e quindi un buon prodotto da lavorare poi nelle nostre torrefazioni. E al suo fianco vediamo anche dei contenitori con chicchi di caffè. Cosa sono quei chicchi? Da dove arrivano? Che varietà sono?
Qui abbiamo appunto 6 tipologie di caffè differenti che arrivano quindi da 6 paesi del mondo differenti. Il caffè in generale lo si trova in tutta quella che è la fascia equatoriale, quindi la zona compresa tra i 2 tropici, dove appunto il clima e le condizioni meteorologiche permettono la crescita e lo sviluppo delle piante del caffè. E ogni chicco è diverso perché ogni chicco porta con sé i profumi, gli aromi e la cultura del paese da cui arriva. E il caffè però prima di essere tostato, quindi prima di essere marrone come tutti noi lo conosciamo, è verde ed è crudo naturalmente. È un chicco molto diverso rispetto al chicco tostato, quello crudo, perché è molto più piccolo e poi nel processo di torrefazione, quindi nel processo di cottura che il caffè sviluppa la sua grandezza, perde ovviamente l'acqua e sviluppa tutto quello che è il suo panorama di aromi e di sentori che lo contraddistinguono. Come arriva il caffè da noi? Ovviamente via mare, perché come abbiamo detto nasce il caffè nella fascia tropicale e subtropicale, quindi principalmente in America meridionale, America centrale, quella che oggi chiamiamo America Latina, oppure alcuni paesi africani e dell'Oceano Indiano. Quindi gioco forza, le grandi quantità di caffè arrivano via mare. Dove? Esatto, arrivano tramite il porto ed è questo elemento alle mie spalle che abbiamo voluto rappresentare e mettere in scena, dare uno spazio rilevante all'interno della nostra esposizione e ovviamente i principali porti in cui arriva il caffè in Italia sono i porti di Napoli, Trieste e Genova, dove appunto i sacchi di juta contenenti circa 60-70 kg di caffè l'uno arrivano nei porti per poi essere portati nella nostra torrefazione per il processo di lavorazione. E la particolarità è che ogni sacco di juta racconta fondamentalmente la storia del paese da cui arriva. Infatti molto spesso capita di trovare sui sacchi disegni e rappresentazioni tipiche del paese di provenienza. Ad esempio il Galapagos raffigura sul suo sacco la tartaruga, che è proprio l'animale simbolo di queste terre, piuttosto che gli uccelli del paradiso. Sono tutti gli animali, piuttosto che degli elementi molto particolari di quel paese, che vengono raffigurati sui singoli sacchi di caffè. Il nostro giro al Museo della Caffè Milani, brevissimo, è terminato purtroppo, ma la gentilissima Elisabetta ci ricorderà appunto che c'è un appuntamento importante nei prossimi giorni, proprio qua alla Caffè Milani. Che cos'è questo appuntamento? Domenica 2 ottobre apriremo le porte del nostro museo a tutti coloro che vogliono scoprire di più della filiera del caffè, a tutti gli appassionati, i coffee lovers, che fortunatamente sono sempre più numerosi e sempre più gente vuole conoscere cosa sta dentro ad una tazzina di caffè. Quindi appunto l'appuntamento è da noi a Lipomo il 2 di ottobre a partire dalle ore 10, previa prenotazione vi aspettiamo numerosi. Ecco, prenotazione dove? Sul nostro sito web c'è una sezione dedicata all'esposizione da cui è possibile prenotare appunto il proprio tour guidato.